Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio del mio podcast. Oggi vi parlerò degli avverbi di frequenza in italiano. Ho scelto di effettuare questa puntata perché penso che siano delle parole molto utili. Aggiungendole ai verbi al passato, al presente o al futuro, possiamo creare delle frasi piene di significato. Possiamo creare delle frasi più elaborate. Perciò penso che sia un'ottima idea impararli bene. Tutti gli esempi e le parole che sentirete in questo episodio li trovate in descrizione. Dateci un'occhiata, vi aiuterà a comprendere al meglio questo episodio. Do you like listening to podcasts? Would you like to create your own channel? There is Anchor, the easiest way to make a podcast. It's totally free. With 1,000 of creation tools, helps you to create and edit your own podcast directly from your phone. Everything you need in one place. Anchor will distribute your podcast for you. It can be heard on Spotify, Apple Podcast, and many more. Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. Partendo dal positivo e andando al negativo, gli avverbi di frequenza sono sempre, spesso, a volte o qualche volta, raramente, mai. Questi avverbi esprimono una frequenza diversa. Si va da sempre, che quindi esprime una frequenza al 100%, e si arriva poi a mai, che invece ha una frequenza dello 0%. In mezzo tra sempre e mai ci sono varie sfumature. Ci sono delle informazioni che dobbiamo sapere su questi avverbi di frequenza, perché dobbiamo fare attenzione a come li usiamo nella frase. Partiamo da mai. Con mai dobbiamo sempre aggiungere la negazione non. Quindi nella frase avremo una doppia negazione, che è necessaria se utilizziamo l'avverbio di frequenza mai. Per esempio, io devo dire non guardo mai la TV. Quindi non in prima posizione. Guardo, verbo, mai, avverbio di frequenza negativo, la TV, complemento oggetto diretto. Per ridimensionare l'avverbio sempre e l'avverbio mai, possiamo utilizzare una parolina, che è quasi. Quindi possiamo dire quasi sempre, quasi mai. Se non vogliamo proprio dire sempre, mai, e abbiamo bisogno di esprimere una frequenza che sia un po' meno di sempre e un po' più di mai, possiamo utilizzare quasi in combinazione con questi due avverbi. Esempio, corro quasi sempre al parco, oppure non corro quasi mai. Abbiamo anche altre parole, come per esempio molto e troppo, che possiamo abbinare a spesso e raramente. Quindi possiamo dire molto spesso, troppo spesso, molto raramente, troppo raramente. Raramente può anche essere sostituito da di rado e raramente sono sinonimi. Veniamo alla posizione dell'avverbio di frequenza nella frase. Solitamente la struttura della frase è soggetto, verbo, avverbio. Quindi l'avverbio lo troviamo generalmente dopo il verbo.
perché prima io dico il verbo e poi uso l'avverbio che qualifica o che mi dà delle informazioni sull'azione del verbo. Per questo motivo, generalmente, lo troviamo dopo. Quindi io devo dire: io leggo sempre la sera. Tu non guidi mai in città. Voi vi vedete spesso. Con questi tre avverbi di frequenza, la posizione è sempre dopo il verbo. Ci sono però delle eccezioni, perché possiamo trovare raramente e a volte, o qualche volta, all'inizio della frase, e quindi non dopo il verbo. Perciò io posso dire: raramente guardo la TV, a volte telefono alla mia amica, eccetera. Ricapitolando, quando uso sempre, mai e spesso, li metto sempre dopo il verbo. Quando invece uso raramente, a volte o qualche volta, posso anche trovarli e usarli in prima posizione, quindi ad inizio frase. Avete visto che gli avverbi di frequenza sono abbastanza facili. Dobbiamo solamente memorizzarli con qualche frase, che ci può fare da esempio, e questo è tutto. Questi avverbi di frequenza aggiungono delle informazioni temporali su quanto spesso un'azione viene svolta o viene fatta. Perciò sono davvero molto utili da incorporare nelle vostre frasi. Vi consiglio assolutamente di memorizzarli e cominciare ad usarli nelle frasi, anche se sono sicuro che molti di voi già lo fanno. Anche se li conoscete già, un piccolo ripasso non fa mai male. Se avete delle domande, come sempre, contattatemi tramite HelloTalk o mandatemi una nota audio su Anchor. Cercherò di rispondere a tutti. Se mi state ascoltando tramite Apple Podcast, non dimenticatevi di lasciarmi una recensione ed una valutazione. Sono sempre ben accette. Grazie mille per aver ascoltato anche oggi il mio podcast. Ci sentiamo nel prossimo episodio.